Come? Ma abbiamo lo schermo messo. Okay. Good evening. Welcome to the Biblioteca Orientalis in the Polo Museale of Trani. We have the pleasure today of presenting a well-known scholar, Professor Ashraf Salama. He is a specialist for the Arab cities, let's say, and he has dedicated a lot of research and production to the cities of the Gulf. He is a multifaceted personality in the sense that he is an architect, he is a planner, and he is a sociologist, if I can say that. And he has put his eye on the cities of the Gulf from different perspectives. Today, he is giving a conference called Evolving Urbanity of Arabian Peninsula, Question of Production of Diverse Hubs and Emerging Place Typologies. So he is trying to understand the real deep sense of the incredible transformation of those cities of the Gulf from this particular perspective of the study of the hubs or centers, of specialized centers of the cities and how they create special place typologies. Professor Salama has an extensive production on the Arab cities that is in a long list that I don't list for you. He has taught in several important universities. In Saudi Arabia, he was for a long time director of the Department of Architecture in Qatar University, Doha, and at present is the director of the Department of Architecture at Strathclyde University in Glasgow. So I give the stage to Professor Salama. Welcome, Professor. Thank you. Thank you very much, Professor Attili, for this introduction, and thank you very much for having me in the Biblioteca Orientalis. And I'm really very pleased to be here for the first time in Trani. Although I visited Italy a number of times and the south a number of times, but this is my first time in Trani, so I'm very pleased to be here, and thank you very much for having me. Okay, yes. The topic is about evolving urbanity, how cities in the Gulf have transformed and have been transforming, especially over the past, we can say 20 years, 25 years. And I'm going to touch upon a number of topics. So mostly about the idea of hubs and idea of identity. Il tema della conferenza è sull'evoluzione delle città del Golfo Arabico, soprattutto incentrata sugli ultimi 20 anni, che ha visto un'evoluzione velocissima e incredibile di queste città. E sarà incentrata sul tema degli hub, HUB, un termine che è molto comune, che in italiano vuol dire centro sostanzialmente, quindi indica la centralità di alcune attività specifiche adottate in queste città durante l'evoluzione. As part of the discussion on the Gulf, it's really important to look at some of the geocultural politics, as they say, and this is how the Gulf and the Arabian Peninsula see itself, whether as part of the Mediterranean or as part of the Arab world or as part of the Middle East. And we all know that these are
different names, typically for political purposes more than cultural purposes. For example, some countries in the Gulf see themselves as closer to the Mediterranean, and that's because of their proximity to Egypt and Lebanon, for example, because Egypt and Lebanon are two countries connected more to the Mediterranean. Introduciamo intanto alcuni concetti di geopolitica ed è interessante notare come le città di queste aree del Golfo Arabico vedono se stesse in relazione alle culture che sono intorno. Per esempio l'Egitto, la Giordania, eccetera, si sentono molto più vicino al Mediterraneo proprio perché geograficamente lo sono. Altre invece, the others? Yes, the others are pan-Arabism, the idea of the Arab world, which was created in the 20s and then was re-emphasized by Nasser, Abdel Nasser, the president of Egypt, in the 50s and 60s. So that was also, many countries see themselves as part of the Arab world. Altre partecipano culturalmente all'idea del panarabismo, un movimento creato negli anni 20 ma rivitalizzato poi da Nasser negli anni 50 e quindi si sentono più partecipi di questa idea di un mondo panarabico. Mm-hmm. Then the idea of Middle Easternism, or the idea of the Middle East, which was generated in the 60s, and because the idea of pan-Arab world was accused of being exclusive, including only the Arabs, not the non-Arabs within the region, let's say Iran, Israel, Turkey, for example, as part of the Middle East. So the term Middle East was generated basically to include non-Arabs as part of the region. In realtà questo concetto di panarabo, diciamo, non includeva evidentemente culture che non erano arabe come il mondo ebraico, Israele, ma il mondo iranico per esempio, l'Iran, e così via, quindi in qualche modo erano accusate di essere un concetto chiuso e non inclusivo, quindi dagli anni 60 in poi si è un po' abbandonato questa idea in favore del termine e dell'uso del Medio Oriente, che in qualche modo quindi include anche culture non arabe. Then recently, we can say over the past 15-20 years, that term nationalist particularism or nationalism, which is basically focusing on the idea that each country is promoting its own capital cities, its own identity as much as they can. So you can hear, for example, Kuwaiti architecture, Saudi architecture, Qatari architecture. We never heard of these terms before. Recentemente è prevalso un'attenzione per il nazionalismo, per cui ogni paese di fatto ha teso a promuovere la propria cultura come cultura nazionale, quindi da poco sentiamo parlare di architettura del Kuwaiti, cioè kuwaitiana, architettura qatari o qatarina, eccetera, eccetera. Mm-hmm. So that's just as part of the contextualization of understanding how the Gulf and how the Arabian Peninsula see itself as part of the wider context. But now you can see in these images how the Gulf cities have transformed from small fishing villages and small harbor towns or settlements into global cities. We can see that in Doha, we can see that in Dubai and some places in Abu Dhabi, in Manama.
Ora, vedete, queste immagini rendono benissimo l'idea dell'improvvisa crescita abnorme anche di queste città del Golfo, che da piccoli villaggi di pescatori sono diventate delle metropoli globali. E nonché capitali di questi stati, e quindi Manama, la capitale di Bahrain, Kuwait City, capitale del Kuwait, Doha, capitale del Qatar, eccetera, eccetera, eccetera. Le immagini parlano più delle parole. Yeah, but many refer also to the idea of the hubs very early from the beginning, because these were fishing villages or fishing settlements that brought people from East Africa, people from India, and they were poor labor working in the pearl diving industry. In realtà l'idea però, il concetto di hub è un concetto molto vecchio, no? Perché fin dall'inizio, in fondo, questi piccoli villaggi di pescatori richiamavano culture e popolazioni che provenivano anche da molto lontano e che venivano ad esercitare la loro attività proprio in questo. Pensate per esempio i pescatori di perle, l'attività delle perle che prevedeva una manodopera per esempio che era tutta importata dall'Africa. So to really try to understand the Arabian Peninsula, it's really very important to look at the past 100 years. And the past 100 years, we always refer to year 1914. And 1914 is a very important year because it was the collapse of the Ottoman Empire. That's one. The beginning of World War I. And the third one is the British Empire started to establish protectorates or smaller colonies, not colonized completely, but protectorates, they call them, in the Gulf, basically trying to put or participate in the ruling of these settlements. Dal punto di vista storico, se vogliamo capire quest'area, sostanzialmente dobbiamo guardare agli ultimi 100 anni, in particolare cominciando dal 1914. Anno molto importante perché nel 1914 comincia la Prima Guerra Mondiale, collassa quindi l'impero ottomano che di fatto dominava tutta quest'area e gli inglesi, alla fine della Prima Guerra Mondiale, cominciano a stabilire tutta una serie di protettorati, trasformare tutte queste piccole aree tribali in protettorati dell'impero inglese. And then we can see the 100 years in terms of three important periods. One is called pre-oil period, before the discovery of the oil, and then during 60 years from the 30s to the 90s, and then the post-oil period. So those are three important periods that we can relate to them when we try to understand how cities grew in the Arabian Peninsula. Quindi praticamente questi 100 anni li possiamo dividere in tre parti, quindi c'è un pre-oil, prima del petrolio, prima della scoperta del petrolio, che va fino agli anni 30, quindi appunto quando abbiamo questi villaggi di pescatori poverissimi, e poi il periodo della scoperta e dello sfruttamento del petrolio che va dal 1930 per circa 60 anni fino al 1990, e dal 1990 a oggi il problema che si pongono quasi tutti questi stati, che è quello della diversificazione dell'economia, perché il petrolio prima o poi finirà. Trying to diversify the economies, that was a very important time currently, basically not to try on the, to rely on the oil wells, try to look for, and this is why hubs started to emerge, the idea of centers. Diversify in terms of education, in terms of production of petrochemicals other than the oil, in terms of tourism, in terms of culture. So trying to look at possibilities to diversify their income and socio-economic structures. Sì, questo problema della diversificazione dell'economia naturalmente ha fatto rivivere questa idea di hub come centri di concentrazione di una determinata attività,
E quindi ogni hub in qualche modo doveva rispondere a una necessità di diversificare la produzione del petrolio in prodotti che fossero diversi dalla benzina nella educazione, cioè nella formazione universitaria e scolare, nella finanza, in turismo naturalmente, e quindi ognuna di queste attività in qualche modo si è concentrata poi in hub, che poi spiegheremo. So now, of course, I'm not going to read this text, but there were very important events that took place, whether infrastructure events or economic events or historical events, that took place throughout the past 100 years, and those had very important implications on the transformation of cities. For example, the idea of the manufactured pearl industry that emerged in Japan impacted the pearl industry in the Gulf indirectly. So this is why many Iranian families, many Indian families who were working in this industry in the Gulf, they left early in the century, and say 20s, 30s, during that period. Non leggeremo tutta questa lunga serie di eventi perché è impossibile, ma ci sono alcuni eventi importanti dal punto di vista politico, storico, eccetera, ma anche della trasformazione delle infrastrutture, cioè che hanno impattato fortemente su questa trasformazione, evoluzione di queste città. Per citarne solo una, quando a un certo punto in Giappone hanno scoperto la tecnica delle perle coltivate, naturalmente questo ha avuto un enorme impatto sull'economia locale e praticamente che è andata a gambe all'aria. E questo ha anche avuto come conseguenza, per fare un esempio, che moltissime famiglie indiane e persiane che si erano stabilite nel villaggio, in questi piccoli villaggi, per, diciamo, in seguito all'economia delle perle vere, sono tornati a casa. Another important event, for example, was the declaration of Saudi Arabia as an independent country. And with that, for example, the core of business was in a city called Jeddah. And then the royal family decided to leave Jeddah because it had Ottoman influence. So they wanted to do their own identity for the new country. So they moved the capital to Riyadh. Un altro esempio di grossissimo impatto per quanto riguarda la pianificazione delle città è la dichiarazione di indipendenza dell'Arabia Saudita immediatamente dopo la prima guerra mondiale, in cui la casa regnante saudita decise di muovere la capitale dell'Arabia Saudita da Jeddah, città commerciale sul Mar Rosso, ma fondamentalmente legata all'impero ottomano, per una piccolissima città del centro dell'Arabia Saudita che si chiama Riyadh, e hanno mosso la capitale lì. Riyadh oggi è una città di 18 milioni di abitanti. So when we look at the structure of cities and how the early settlements before the oil took place, you can see here, for example, the same structure that you can find in most of the traditional settlements of the Middle East, whether houses with courtyards, narrow alleys and cul-de-sacs settings, the idea of defensible space, and how all these shaped the pre-oil period in terms of architecture, in terms of the settlement. Most of the structures and most of the buildings were built using mud or coral stones from the sea, or some palm trunks and fronds of the roofing systems. Naturalmente
Naturalmente c'è una grossa differenza nella struttura delle città del pre-oil, prima del petrolio, e quelle attuali. La città di 100 anni fa della zona era una città caratterizzata da una tipica struttura molto simile a quella che si trova in generale nel Medio Oriente, case a corte prima di tutto, piccole strade che conducono alle case, sostanzialmente spazi concepiti soprattutto per essere facilmente difesi e protetti, e materiali che facevano riferimento alla terra cruda essenzialmente, o l'uso di una particolare pietra locale che viene una pietra corallina, si chiama, che viene proprio dal corallo, e strutture orizzontali in legno che derivavano dall'uso della palma. Yeah. One of the important things also is that there were no planning laws or building laws or regulations. Everything was based on tribal affiliations, was based on a tribal leader. The tribal leader was the decision maker about the distribution of land and about who should live where, and all of these aspects related to the settlements. Non c'erano regole per l'insediamento, norme perlomeno scritte. Tutto in fondo il controllo dello spazio era lasciato al leader della tribù, lo sceicco, il quale naturalmente, in base poi a una tradizione, distribuiva la terra e organizzava, diciamo, in base a principi molto semplici, quelli che abbiamo già descritto, l'insediamento stesso. And architecture during that period generated really very important buildings. You can see here a number of buildings in Kuwait, for example, the one to the top left of the screen, and these were based or generated based on the previous slides which I showed about these factors that impacted the development of the architecture pre-oil. Sì, questo periodo ha generato degli edifici molto interessanti, come quello che vedete per esempio in alto a sinistra, che è una moschea del Kuwait, e naturalmente questi edifici erano figli di questo principio e modo di insediarsi spontaneo, se possiamo dire così, del periodo pre-petrolio. And these are really very important examples of houses and palaces of sheikhs, tribal leaders, and then now they are restored and they are used for tourism and cultural purposes. Sono essenzialmente moschee e palazzi del leader, dei sceicchi, che adesso sono tutti restaurati e che vengono usati soprattutto per attività turistiche, come per esempio alberghi di lusso. Yes, and one of the important palaces in Riyadh, for example, this is one, still houses many of the royal family activities. Palazzi anche molto complessi, chiamati Riyadh, come in questo caso, che oggi come oggi, per esempio, ospitano attività della famiglia reale. Yeah, and this is just an example of the Dubai Beit Saif and how it was restored and it became a very important tourist attraction now. Questo è un dettaglio di un palazzo di Dubai. I think it's on the creek. Yes. Sul creek, che è un fiordo praticamente che si stacca dal mare, molto bello, restaurato magnificamente e che oggi è usato per queste attività culturali turistiche. The interesting thing also is that we can see major influences from Persian families, Iranian families that moved from Iran to the Arabian Peninsula and lived mainly in Dubai and around Dubai Creek. And you can see many of the ornaments are basically Iranian more than Arab. È interessante notare da molti dettagli, per esempio, quelle che sono le influenze che sono passate attraverso lo stretto,
fra diverse culture. Vedete un dettaglio di una finestra di una casa di una famiglia persiana e l'iconografia della decorazione è tipicamente iraniana. And this is the settlement itself, and they call it Bastakiya, and Bastakiya refers to a family called Bastak. And this is the family that moved from Iran and lived in Dubai in this area. E in questo caso, per esempio, noi vediamo questo quartiere di Dubai tradizionale, si chiama Bastakiya. Bastakiya è l'aggettivo di Bastak, che era appunto il nome di questa tribù persiana che aveva attraversato lo stretto e si era insediata per ragioni commerciali a Dubai. Yeah, and now this was left ignored for many years, and now it was restored, and it's used by some municipal offices, Dubai Department for Architecture Heritage and Protection of Heritage. So now it has been reused. Questo quartiere è stato abbandonato a un certo punto, era in condizioni molto povere e vuoto, e 20 anni fa circa è stato recuperato dalla municipalità ed è ora usato essenzialmente dagli uffici della municipalità e dai dipartimenti che si occupano dei beni ambientali e culturali. And yeah, these are some of the images and how the settlement of Bastakiya is now, how it looks like at the moment. Actually, these images are maybe 2-3 years old. Questo sono due dettagli di questo quartiere di Bastakiya. Queste immagini sono vecchie di pochi anni, quindi come vedete è stato restaurato perfettamente. Then another series of events that started to take place from the 30s to the 90s, and we're not going to go through them, but there was one very, very important event, which is the civil war in Lebanon. Why? Because Beirut used to be the center of trade and the banking center and the financial center in the entire Middle East. And when the war took place in Beirut, all of the financial headquarters of major banks went to Manama. And that was a reason for Manama to start to develop very quickly and very early before the rest of the Gulf. Ora una lunga serie di eventi importanti a partire dagli anni 30 che non leggeremo perché sono tanti, ma uno è forse il più significativo. Negli anni 70 scoppia la guerra civile in Libano. Il Libano era il centro finanziario di tutto il Medio Oriente, cioè dove tutti di fatto andavano a depositare i propri quattrini, era il centro degli affari. La guerra civile fa sì che tutte le attività bancarie si spostano improvvisamente a Manama, che è la capitale di Bahrain, una piccola isola dello stretto. E ha fatto sì che Manama da villaggio è esploso improvvisamente in una vera e propria città. Mm-hmm. Yes, and then another series of events, which all of them were about building cities from scratch, establishing new master plans by international planners and international architects to contribute to the establishment of the new cities and bringing people from the desert to live in the city. E altri eventi che in qualche modo contribuirono a far sì che questi villaggi improvvisamente diventassero della città dal nulla, improvvisamente. Si dice in italiano nate come funghi, e che hanno anche comportato il fatto che queste nuove città hanno drenato di fatto tutti gli abitanti del deserto che si sono a un certo punto cominciati a concentrare in queste città. Mm-hmm. So many other events, and we can see that during this period many national projects and public buildings were developed, and the reason was basically cities want to establish their own capitals, they want to establish their own services. So you can see the first hospital in Dubai, for example, the image to the top right.
That's a very, very important hospital building in Dubai, and that was the first one in the 70s. We can see also Kuwait Towers, we can see some palaces and some large houses for the royal families, trying to demonstrate to the public, to the people, that we are establishing a new country and we are embarking on a new phase of development. Avevo dimenticato di dire prima che questo primo sviluppo velocissimo è stato poi supportato da piani regolatori fatti da famosi planner occidentali, e vediamo in questo periodo quelle che sono le prime grandi opere pubbliche costruite da questi stati come affermazione anche della propria presenza nazionale in favore della capitale, e quindi sono anche immagini molto iconiche o che tendono a essere iconiche, come l'immagine in alto a sinistra che vedete, che sono dei serbatoi di Kuwait City, che naturalmente hanno un'immagine che cerca anche in qualche modo di ricordare il mondo arabo. And this was reflected really on a number of building typologies and many buildings. Stadiums, Kuwait Parliament, Doha Post Office, all of these are very important buildings that represent the idea of nationalism, the idea of how cities are growing. La costruzione di tutte di questi edifici, che in qualche modo dovevano rappresentare una serie di funzioni essenziali per una grande città, sono anche l'occasione, la palestra in cui lo Stato rappresenta se stesso e la propria nazionalità. Per esempio sono naturalmente stadi, il Parlamento, il Post Office. In basso a destra vedete il Parlamento di Kuwait, di Kuwait, in basso a sinistra è un teatro, sembra, no? Eccetera, eccetera. Yes. University buildings, hotels, and there was always this dialectic, or trying to look at how to express and represent identity, how to represent how they deal with climate in buildings and in architecture. Sì, tutti questi edifici, per cui ancora l'università, hotel, eccetera, si sforzano di rappresentare attraverso un linguaggio identitario quello che è l'immagine nazionale e anche araba della propria capitale. This is one of the important hotels in Dubai that shows how they started. This is the first Sheraton hotel in Dubai, how development was growing and growing rapidly and growing fast. First high-rise building in Dubai. Nell'immagine precedente avete il primo albergo, l'Hotel Sheraton di Dubai, che appunto è la prima dimostrazione di questo tentativo di costruire rapidamente l'immagine anche di questa capitale. Questo è il primo grattacielo di Dubai. Mainly national buildings. These are very Ministry of Foreign Affairs in Saudi Arabia, and again trying to simulate the idea of local heritage, local traditions, and how this is reflected in buildings. Tutti questi edifici cercavano in qualche modo di rappresentare la propria tradizione culturale, heritage, attraverso l'architettura. Questo è il Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita a Riyadh. We can see that in many levels. This is a cultural center developed, won the Aga Khan Award for Architecture, was developed in partnership with international firms and local firms, and again the idea of the tent and the tent structure and how this can be used in modern times. Il modo in cui, diciamo, questo problema della tradizione locale veniva affrontato probabilmente era un po' diretto, se posso dire questo. This is my personal opinion. Vedete in questo bellissimo edificio, che è un albergo diplomatico di Riyadh, una
un lavoro a quattro mani fra un famosissimo strutturalista tedesco, fra Iotto, e un architetto locale, in cui veramente si mischia l'idea dell'uso della terra, eccetera, di certe forme che ricordano il deserto, al tempo stesso queste strutture che dovrebbero ricordare la tenda beduina, no? Ecco, questo a proposito come dire, il messaggio diretto. Yes, and even housing and housing transformations, if we look at how houses have developed over the past 40, 50 years, and you can see these, a number of periods, we call them post-nomadic, traditional, modern, and contemporary, and how these evolved. For example, in the post-nomadic and traditional period, there was a courtyard in the center of the house. Now they want to maintain that open space, but it became outside of the house, surrounded by fences. So how this evolved over the years is very important to demonstrate. E naturalmente la casa in qualche modo ha subito trasformazioni adeguate per cercare di seguire quello che era questa evoluzione. Quindi ora in questo diagramma che voi vedete c'è una divisione cronologica in 4 periodi, che diciamo il primo è il post-nomadico, come lo chiamano loro, e poi il tradizionale, e poi il moderno, eccetera, in cui si vede per esempio che all'inizio si cerca di preservare questa idea fondamentale della corte chiusa, no? Chiusa e difesa, e completamente chiusa rispetto all'esterno, e che poi permane anche nei periodi successivi, ma per esempio in modo molto diverso. A un certo punto viene conservata all'interno poi di un recinto, no? Quindi in qualche modo si ribalta l'idea stessa di corte chiusa. And again, another series of iterations of buildings that took place during that period, at the end of the oil period, whether terminal facilities, airports, university campuses, in addition to the parliament buildings and cultural centers. But one important thing we really need to notice and know about the Gulf is that this duality that exists within the Gulf, all the time there is an attempt to reflect and talk about cultural identity and try to show that in buildings, but at the same time there was a move away from the tribal structure and tribal decision making to a very modern planning system. Tutti questi edifici sono molto interessanti anche perché riflettono una dualità, una contrapposizione, se volete, tra il tentativo di riflettere la cultura identitaria araba locale, usando anche forme allusive di elementi di strutture locali come la tenda, eccetera, ma al tempo stesso un fortissimo desiderio di allontanarsi dall'organizzazione politica e culturale tribale originale per un qualche cosa di molto diverso. Mm-hmm. Ecco, brevemente, vedete che ne sei... Sorry. Dico, ecco, in alto a sinistra il famoso Air Terminal di Jeddah, mi pare, un bellissimo edificio, eccetera. In basso a sinistra Qatar University a Doha, e poi gli edifici che già avete visto prima. Okay. And then now, from the 90s, a new period started in the Gulf. And to be able to really understand it, I look at here at one cultural anthropologist and one geographer. Both of them in 1996 said the same thing. Castells said our societies are structured around flows, flow of capital, flow of information, flow of technology, flow of everything. Things are moving all the time between cities and across continents. The same period, at the same year, Appadurai, Arjun Appadurai, who's a professor of cultural anthropology, said the same thing, but he used the word scapes, ethnoscapes, mediascapes, financescapes, and so on.
Credo che questo sia il punto clou della conferenza del professore, nel senso che lui, parlando degli anni 90, in cui c'è un cambiamento di paradigma radicale, un nuovo periodo in questa evoluzione di queste città, mette il punto diciamo, sul nodo fondamentale, cioè come descrivere questo fenomeno di crescita rapidissima e quasi incontrollata in certi momenti di queste città. E lui cita due studiosi fondamentali per questo, uno è Castell, che è un sociologo, il quale legge la città attraverso flussi. Lui dice sostanzialmente la città non è più una struttura fisica, no, ma è un sistema di flussi, no, di varia natura. E sono flussi di capitali, sono flussi di informazione, cioè, no? Sono flussi di tecnologie che viaggiano, sono flussi turistici e così via. No? Cioè, lui insiste sulla immaterialità delle città del Golfo fondamentalmente. Apadurai, forse più sofisticato, sottolinea invece, parla di scapes. Scape in inglese vuol dire sia veduta, sia al tempo stesso il fusto della colonna, cioè il punto focale. Io direi punti di vista, lo tradurrei. Quindi vanno viste quindi dal punto di vista etnografico, e poi spiegherà lui, finanziario, turistico, di capitali, eccetera, eccetera. But one important thing is that cities that are exposed to these flows more are described as global cities. We always refer to them as global cities because these flows go and settle for a while. Le città che sono più esposte a questi flussi sono le città cosiddette globali, perché i flussi passano, rimangono per un certo periodo e influenzano la trasformazione, radicalmente la formazione di queste città. And at the same time, there were two important, I would say, economists, global economists, Friedman and Richard Florida. Both of them were saying two important hypotheses. One is saying our world is flat. The other was saying, no, our world is spiky. Dunque, nello stesso momento ci sono due economisti che sostanzialmente dicono la stessa cosa, parlano in modo molto diverso. Uno si chiama Friedman, l'altro si chiama Florida. Uno dice il nostro mondo è piatto, l'altro dice no, è appuntito. And actually we can say that it's not flat and it's not spiky, it is both. Why? Because most of these flows have to settle in an area or in a place and which we call city, and when they settle in that place, they contribute to the urban transformation and the growth of the city. Sì, in realtà non sono né l'uno né l'altro, perché, o meglio sono tutte e due, perché quando a un certo punto questi mondi, il piatto eccetera, si organizzano in un territorio, entrambi contribuiscono poi alla formazione di questa città. And here is the idea of the world is spiky. You can see it in the high-rise buildings in Dubai, and how Dubai in 25 years has grown exponentially. L'idea di mondo appuntito era ben rappresentata per esempio in questa immagine di Dubai, dove vedete questa foresta di grattacieli, così come è cresciuta negli ultimissimi anni. And the idea also of the concentration of these flows, we can see it in the light emissions if we look at the map of the world at night, and how cities are really using power and using electricity. We can know that clearly there are concentrations of people, of capital, of information, of technology, of other types of flows. Questa immagine mostra in modo immediato
che cosa significa concentrazione di flussi attraverso l'emissione di luci durante la notte. Da quello voi potete vedere dove abbiamo queste concentrazioni di flussi di potere, di capitali, di tecnologie e così via. And also what contributed to the growth of city is that we can try to understand what do we mean by globalization and how globalization impacts cities and impact development. The whole idea of the global system theory is coming from transnational practices. Major companies establishing headquarters in key locations around the world. For example, British Petroleum, for example, major insurance companies. And with these transnational practices, there is an economic activity and political activity that needs to support these practices, which would lead to the idea of consumerism, the culture of consumerism. This is how McDonald's spread throughout the world. This is how all of the franchise companies spread throughout the world, based on this notion of transnational practices. Dunque, per capire cosa è stato o cosa ha contribuito a questa crescita abnorme di queste città, dobbiamo fare riferimento al concetto di globalizzazione, che è stata in qualche modo determinata soprattutto dal principio, dall'idea di transnazionalità o di pratiche transnazionali. Cosa vuol dire? Fa riferimento al fatto che tutta una serie di grandi compagnie come British Petroleum o le grandi assicurazioni trasferiscono una parte delle loro attività proprio in queste città, e questo trasferimento transnazionale in qualche modo è collegato chiaramente al principio del consumismo, del consumo, e infatti è lì che poi crescono fenomeni come McDonald's, eccetera, eccetera. And now this has been translated into concentrations of cities, and cities are competing, and they are competing based on these criteria. They want to show to the rest of the world that they have diversity, they have innovation, they have talent, and they can attract talent. They are very well connected. They have a strategic capacity to grow, and they have quality of urban life. Dunque questo ha determinato la concentrazione di forze, di idee e di popolazione, e anche una competizione fra queste città, che è alla base dell'idea di globalizzazione. Per cui ognuna di queste città doveva dimostrare che aveva inventiva, innovazione, con interconnessione e che era in grado di offrire una qualità della vita. Mm-hmm. We have addressed in a number of occasions how these ideas have been developed and have been translating the growth of cities on the Arabian Peninsula, but we also generated a number of publications and books focusing on specific cities or cross comparisons across cities within the Gulf region. Il professor Salama e il suo gruppo di studio ha prodotto tutta una serie di testi dedicati a queste città, ma concentrandosi poi in particolare per esempio su Doha City, vedete a sinistra il libro Demistificando Doha, o per esempio su un fenomeno come quello della migrazione mondiale in queste città, Building Migrant Cities in the Gulf. Okay. Basically, to know more about these publications, there was a coffee with Professor Tiliu kindly agreed that we develop a discussion around these books, and they are available on, this discussion is a very short discussion, available on the Biblioteca website and on YouTube. Gentilmente il professor Salama ha partecipato anche a uno dei nostri piccoli video che sono
che chiamiamo A Coffee With, un caffè con, in cui è stato dibattuto questo tema appunto delle città della globalizzazione. Oh, sorry. Yes, so that global condition that we can see about the idea of flows was translated really clearly at the beginning of the millennium, at the year 2000, where many rulers, decision makers, people who are in charge of the governments in the Gulf city on the Arabian Peninsula started to make decisions about urban development. Ora, questa idea dei flussi è stata messa in pratica a partire dal millennio, dall'anno 2000, quando i ruler, i governanti e i governi hanno cominciato a mettere in pratica questo principio nella pianificazione delle loro città. And we can see this reflected on, again, the idea of hubs. Financial centers, Bahrain Financial Center, for example, this is the top right in the screen, a cultural district in Abu Dhabi in an area called Al Saadiyat Island, just outside of Abu Dhabi. Kuwait Silk City, a new city to be built in Kuwait. This is still a proposal, not developed yet. And then Lusail City, which is an extension to Doha City. Sì, questi principi sono stati messi in pratica in vere e proprie parti della città dedicate appunto a questi hub. Vedete in alto a sinistra il distretto finanziario di Manama, la capitale del Bahrain, per esempio, costruito appositamente per questa attività. Vedete Abu Dhabi in alto a destra, in basso a destra un altro quartiere che si chiama Lusail, che si trova a Doha. So the entire idea of the hubs were visible in the Gulf before the oil, during the oil, and after the oil, and we can see it here. They were trade hubs since the 80s. They were transit hubs. So they had to establish international airports, airline companies, to be able to reflect the idea of hubs, to attract international money and international investments, so they are investment hubs, to attract tourism through sport activities, or we can call them sport hubs. Many international sport activities took place in the Gulf over the past 20 years. Interessante notare intanto che questa idea di hub è sempre presente fin dall'inizio, no? Negli ultimi 100 anni di storia, no? Soprattutto all'inizio pensati come hub commerciali, ma che poi rapidamente si trasformano in hub dedicati al transito delle persone e delle merci, con lo scopo dichiarato di diventare un'attrazione per il turismo e per gli investimenti essenzialmente. Mm-hmm. And we can see more now, for example, knowledge hubs, the idea of knowledge and international knowledge economy, and how international knowledge economy is translated into international universities, international branch campuses, and these are new place typologies that did not exist before. Vediamo per esempio come questa idea di hub è introdotta anche, anzi come il concetto di hub della conoscenza o della istruzione, diremmo forse noi italiani, si è poi, che è un concetto tutto nuovo e che non corrispondeva prima a una tipologia di città specifica, si è tradotta poi in realtà in uno spazio urbano. Mm-hmm. And I'll go through a number. In university, excuse me, Sorry. I forgot. Attraverso come dire, l'importazione anche di università straniere che si sono stabilite proprio in queste città. Mm-hmm. So the whole idea of global flows and escapes, as we call them sometimes, was translated into building typologies, spatial typologies,
areas within the city that we can see, for example, international companies, stock exchanges, and international financial centers are taking major parts of the city. We can see museums and cultural facilities are translated into important parts of the city. We can see business centers, we can see financial centers, international branch campuses. All of these can be seen in this image, and we can see international sports events. The World Cup, before the World Cup, tennis championships used to take place in Doha, Formula One in Bahrain, and many others. Queste iniziative poi hanno di fatto determinato l'invenzione di tipi edilizi che prima non esistevano e che sono specificatamente dedicati alla creazione di questi hub, che sono hub dell'istruzione, con istituti universitari, sono hub dello sport per esempio, no? con la creazione di strutture per lo sport incredibilmente grandi e complesse. E soprattutto però tutto questo naturalmente, come si dice, arricchito, anzi no, alimentato poi da tutta una serie di eventi ad hoc che sono organizzati, eventi soprattutto sportivi, che sono organizzati in diversi stati come questi. Abbiamo il campionato di motociclismo a Bahrain per esempio, adesso hanno i campionati di calcio a Doha quest'anno e così via. Cioè, chiaramente queste attività sono proprio fatte per alimentare poi queste strutture e attrarre anche capitali in questo senso. And all of these ideas, we can see them reflected on, for example, Dubai International Airport, Doha International Airport, Jebel Ali Free Zone, which is a very important trade zone, free trade zone in just outside of Dubai. Questa idea un'altra idea interessante è quella del Transit Hub, cioè l'idea che essendo centrali come posizione geografica rispetto a un continente e l'altro, l'Australia e l'Europa e l'Asia eccetera, questo può essere un elemento di attrazione per portare turismo, trasportare turismo eccetera. E quindi la creazione per esempio di compagnie aeree e relativi enormi aeroporti che sono dei veri e propri transit hub, no, che muovono milioni di persone. And as we say, these are some examples of financial centers: Bahrain Financial Center, Dubai International Financial Center, many place typologies that occupy important parts of the city and contributed to the growth of cities very rapidly. E rapidamente sono cresciuti centri finanziari enormi che sono veri e propri quartieri dedicati esclusivamente alle operazioni finanziarie, di attrazione di investimenti e così via. We can see that also in even shopping festivals and how certain parts of the years are attracted or are allocated to do special cultural festivals, special shopping festivals, and this translates the idea of tourism hub. Sì, l'idea di turismo si traduce poi nell'organizzazione di festival dello shopping oppure anche festival culturali anche molto importanti, eccetera, eccetera, cioè organizzazione di eventi di grande scala. New building typologies, new housing typologies to attract the international talent, and that's very important too. So we can see that there was significant investment in reclaiming land on the sea, on the Gulf. Important housing projects and housing typologies emerged to start to bring international talent and translate the idea of competition between cities. So now we can see that Dubai attracts certain professionals, for example. Doha attracts certain professionals, and the whole thing is to translate that notion of global condition.
Sì, in questa condizione di globalizzazione si è stabilita una competizione feroce fra le varie città che ha visto poi delle operazioni incredibili di trasformazione del territorio, cioè incredibili spazi del mare che sono recuperati come terreni di costruzione, nel caso di Dubai poi è conosciutissimo evidentemente, tutte operazioni che tendono di operazioni di qualificazione del territorio che cercano di attrarre per esempio non solo capitali ma anche intelligenze. And with these images also we can question that idea of identity, whether the images that we see now can exist in New York or can exist in Singapore or Hong Kong or Dubai. So that idea of local identity is vanishing from certain quarters within these cities. Molti pongono il problema se queste immagini, diciamo, di queste trasformazioni, questi grattacieli, questi interventi di grandissima scala mantengono ancora o no il carattere identitario della cultura locale. But these images that we've seen in the previous slide contrast significantly with these images where still there is interest in expressing identity through old buildings, through refurbishing old palaces, through refurbishing old settlements within the core of the city. C'è un chiaro contrasto fra quelle immagini precedenti che avete visto di quei grattacieli e la tensione, no, anche amorosa con cui per esempio edifici tradizionali come questi palazzi vengono restaurati accuratamente e mantenuti. But at the same time, the whole idea of hubs again is posing itself as presenting itself on the map of the Gulf. And as we said, international architects were invited, Jean Nouvel, Peter Eisenman, Frank Gehry, and many others, IMP, to Doha and Dubai and Abu Dhabi to develop these kind of cultural facilities, despite the fact that the amount of cultural activities that exist within the country doesn't need all these museums. So you're doing these museums to reflect the global condition and attract basically culture and tourism to come to the city. In questa competizione fra città naturalmente sono stati coinvolti tutti gli architetti più importanti del firmamento mondiale che vanno da Jean Nouvel, Frank Gehry, I.P. americano. Vedete in basso a destra il museo di arte islamica fatto da Pei per esempio a Doha. Questo in realtà tutte queste attrezzature che vengono create, vedete a sinistra il Museo Nazionale di Doha, in alto a sinistra la succursale del Louvre di Abu Dhabi, tutte queste strutture in realtà non servono a livello locale, ma sono proiettate in un mondo globale perché servono proprio a attrarre, no, intelligenze e investimenti, no, nella città. Sure. Yeah. Cioè sono a scala globale. And we can see that also in all of commercial activities and sport activities to translate the idea of sport hub, tourism hub, and special events hubs. E ancora strutture commerciali che servono a tradurre in solido, in strutture fisiche, queste idee di hub fiscali, hub commerciali, hub del transito, del turismo, eccetera, eccetera, dello sport. Anzi, lo sport è uno dei target più importanti, diciamo, in questo mondo. International campuses also are very important, and they lead to the fragmentation of the urban fabric of the city, because you have major structures surrounded by fences. Everything is inward looking, so everybody's giving his back to the city, and you end up having, for example, to drive
10-15 minutes to get bread or to get a very, very small grocery. Sì, dunque, e tra l'altro nell'ambito di questi hub vedete per esempio anche hub culturali, cioè per esempio l'università in basso di Sharjah e in alto la Foundation of Doha. Qatar Foundation of Doha, no? In realtà a questo punto si pone una questione seria, cioè ognuno di questi hub è una monade all'interno della città, chiusa, protetta, anzi protetta addirittura da guardie giurate, e che di fatto vive una sua autonomia, ma che con la città non ha praticamente relazione, non solo, ma può succedere appunto che se volete comprare il pane ma state in una di queste strutture dovete prendere la macchina e magari guidare per 15 minuti, no? È la negazione per certi versi dell'idea di città. And to compare what happened in these cities, to be able to really understand and imagine the scale of growth that took place in 3 cities here in these maps, in Riyadh, Dubai, and Doha, you see the dark circle was the city in 70s or 80s as the map shows, and then the gray one, the lighter one, is the scale of the city now. So the amount of growth that took place over 30, 40 years took place in other parts of the world in 200 years for this level of growth to take place. Sì, questa è un'immagine molto significativa perché fa vedere compara 3 città che sono Riyadh, Dubai e Doha, nell'ordine, e i circoli rappresentano il rapporto fra l'insediamento originale di 100 anni fa o circa, ed è il centro di grigio scuro, e il circolo di grigio chiaro rappresenta la situazione di oggi, quindi il rapporto fra il momento di partenza e quello che è stato oggi, che è successo poi in 30 anni o qualcosa del genere, e che in qualsiasi condizione normale sarebbe accaduto in 200 anni. And we can see that also the concentration of hubs or the translation of hubs into buildings or into large built entities surrounded by fences appear in gated communities, in commercial centers, and even medical centers, branch campuses. All of these, and if you look at the yellow only, the yellow are gated communities, and this is Doha. So we can imagine how everybody is giving his back to the city. Questa è un'immagine fortissima, anche molto, molto evidente, mette in evidenza per esempio la frammentazione totale di una città come Doha. Tutti i pallini di vario colore sono degli hub, se volete, non solo sono degli hub, sono per esempio anche insediamenti, si dice gated, cioè chiusi, ovvero sono come dire, dei quartieri residenziali che sono chiusi, guardati, ce n'è uno a Bari per esempio, no? Adesso non mi ricordo come si chiama, ma immaginate una città fatta tutta in quel modo, di fatto ognuno di questi volge le spalle alla città vera e non comunicano, no? Sono... And this is not only limited to one city, it exists as we see in Doha, in Dubai, maybe in less degree and more spread. In Riyadh, same thing. But because Riyadh has a dense population and it's bigger in scale, the impact of this fragmentation in Riyadh is much less than we see in Doha and Dubai. Vedete anche nelle altre città abbiamo lo stesso fenomeno, però si può registrare una certa differenza perché alcune città come Riyadh, che è quella che vedete, avendo una densità abitativa molto molto più alta, sono mi pare 18 milioni contro 2 milioni di Doha. A Doha la cosa è impressionante perché è fatta solo di queste monadi, no, chiuse, mentre diciamo in Riyadh sono un po' più disperse all'interno di un tessuto più tradizionale, diciamo, no? Fatto di case normali. So basically the amount of
gated communities that contribute to the fragmentation of the city and of the urban fabric. We can see it around 17, 16, and 21% of the city is gated. Questo grafico mostra molto bene quella che è la percentuale degli insediamenti residenziali chiusi, cioè guardati come Milano 2 per esempio, ecco, per capirci, e che è un ammontare molto alto, oscilla intorno al 20-25% dell'intera città. So now the question is, cities want to grow, want to compete, want to reflect the global condition, want to accommodate flows. So what do they do? What do they need to do? We can see Doha, for example, maybe 7-8 years ago, everybody was saying that Doha is the biggest construction site in the world. Sì, quindi in qualche modo adesso la questione è queste città vogliono crescere, competere sul piano globale e riflettere anche questa realtà globale. Per cui per esempio si diceva 20 anni fa che Dubai era praticamente tutto un cantiere continuo. Per esempio. We can see that example. Basically, they are riding the tidal wave of globalization. They are moving with globalization. This is the central business district of Doha, and it's the Bay Area. And in 10 years, only in a very small area of the city, 170 towers were built. Quindi a Doha, che è quella che più di ogni altro ha cavalcato l'onda della globalizzazione, vedete questo fenomeno in modo molto evidente. Questa è una parte della città che è il centro, cosiddetto centro degli affari, il centro della città in realtà si chiama West Bay, e vedete che nell'arco di 10 anni è passato da un terreno deserto a praticamente una totale urbanizzazione. Di grattacieli, skyscrapers, yes, by the way. Yes, all of them skyscrapers. So now also cities want to compete in terms of the connectivity and the way they are connected to the rest of the world. And this is why we can look at this one, or this one maybe will show more, this diagram, how 3 cities in the Gulf, on the Arabian Peninsula, Manama, Doha, and Dubai, how they are connected to the rest of the world. And this idea of connectivity can be understood by looking at the amount of flights that land in the airport, how many people stay in transit, and how many people enter the country. All of these figures exist internationally or can be used internationally to compare the degree of connectivity. So for example, we can see Doha is more connected to Asia and Europe than to North America, while, for example, Dubai is connected more to North America, less to Europe, less to Asia. Dunque, la connessione è un fattore fondamentale della globalizzazione, evidentemente. Questo diagramma molto, molto evidente mostra il livello di connessione globale di di 3 città, prese come esempio, che sono a sinistra Manama, al centro c'è Doha e Dubai a destra. E quindi il grafico mostra la quantità di voli e di passeggeri in transito o che sono entrati nel paese, e al tempo stesso mostra anche che il livello di connessione globale è diverso a seconda delle città. Per esempio Doha è molto più connessa con l'Asia, mentre Dubai con il Nord America e con l'Europa. One interesting phenomena also, since we are speaking about this, is to look at the term. Many people now are describing these cities as airport societies, the rise of airport societies, and how people visit the city, maybe can enter the city 2-3 days maximum and leave, go to another destination.
Sì, questo ha anche determinato un altro modo di chiamare queste città, cioè società dell'aeroporto, e descrivono molto bene il rapporto del mondo con queste città. La gente arriva, magari entra nel territorio, rimane 2 giorni, visita e se ne va. And this is, as we say, reflected on a number of things in terms of the concentration of flows. This is Sheikh Zayed Road, which is one of the important urban arteries in Dubai. And you can see the scale of towers. And this image is maybe 7-8 years old, so there are more developments that took place along this urban corridor. Sì, a sinistra un'immagine sintomatica della strada principale di Dubai con questi grattacieli ed è anche un'immagine vecchia di 7 anni, per cui nel frattempo queste città istantanee, come le chiamano, instant cities, nel frattempo è cresciuta ancora di più. Yeah, and now there is, by the way, talking about instant cities, now there is a new expression, impatient cities. Adesso c'è una nuova espressione per descrivere queste città impazienti. Yeah. We can see this also, the idea of concentrations. This is an example from Doha. It's a little bit old, these maps, but it shows the concentration of the local population and the labor force that come to the country. In the beginning, when a city like Doha, and this is applicable to a number of other cities, the government wanted to bring people from the periphery to the center in the very beginning. And then when the expatriate communities started to come, they live in the center, so the locals started to leave the center and go outside to the periphery. Dunque, questa immagine di Doha è un po' vecchiotta, ma insomma rende bene l'idea di quello che è successo. Parlando proprio di concentrazione della popolazione all'interno della città, voi notate che c'è stato un tentativo iniziale di portare, di importare sia lavoratori sia tecnici stranieri, eccetera, eccetera, tutti chiamati expatriates. Ora, l'idea iniziale era quella di concentrare questi expatriates nel centro della città, ma questo immediatamente ha fatto sì che tutta la popolazione locale invece si muovesse improvvisamente nelle periferie. Another phenomena that we can notice also in many Gulf cities on the Arabian Peninsula, that the city doesn't have one center. Now, because it's growing horizontally, other centers are emerging to compete with the old center. Quello che caratterizza tutte queste città adesso è il fatto che non hanno più un centro, nel senso che essendosi espanse tutte a macchia d'olio, di fatto hanno poi determinato la creazione di centri, diciamo, più periferici che sono a loro volta competitivi con il centro vero. Mm-hmm. So the good and nice, pretty picture that we see in many developments in Doha, Dubai, Abu Dhabi, and all of this has also implications and have problems. We can see problems with migrations, deterioration in certain districts within the city, the contrast between socioeconomic classes within the city. The labor class is something, the locals are something else, and then the professional expatriates are a third group, which some scholars call this parallel societies. It's in the center, è nel centro di queste città che si vede poi il contrasto fra le diverse classi che partecipano poi della città stessa, che sono appunto la classe dei lavoratori, che sono essenzialmente asiatici, la classe dei tecnici espatriati, che possono essere anche europei o nordamericani, eccetera, eccetera, e la difficoltà anche di interazione fra queste, e che ha determinato questa terminologia di società parallele, che sono parallele che non si incontrano. Yeah.
There is no doubt that environmental problems, the amount of construction waste, so you can see also very nice images in terms of high rises, but also major sites of construction waste. Contrasto anche rappresentato per esempio dalla presenza di bei grattacieli molto, molto appariscenti e al tempo stesso problemi di polluzione e di disastro territoriale. Sure. Yeah. There are some interesting also aspects of diversity that we can see in public spaces, how the locals are integrated with the expatriates and with the international communities. But still, there is the class system that determines certain areas where the labor class is not permitted to enter these places. It's only locals or expatriate professionals, which has definitely socio-economic implications. E naturalmente questo contrasto sociale determina anche proprio la forma e l'organizzazione di determinati spazi semipubblici, se volete, che sono organizzate anche in base alla differenza di classi. E ci sono spazi che sono destinati inevitabilmente ai locali oppure ai tecnici, diciamo, che possono permettersi un certo censo, scusate, ma diciamo poi le classi più povere, evidentemente di lavoratori asiatici, sono esclusi da questi spazi, di fatto. So with all of this, the questions of identity still prevails, still part of the collective thinking of either intellectuals or academics or architects or international architects, because also many of the international architects, when they go and visit or work in Dubai, Doha and other places, there is always this agenda from the client to push for what about identity? How we're going to reflect cultural identity and our own identity in buildings and in these place typologies. Sì, tornando alla questione dell'identità, è una questione centrale in questi paesi, ma non solo per i locali, che sarebbe logico, ma anche evidentemente per gli expatriate, perché i vari tecnici sono in qualche modo pressati da parte dei locali per la ricerca. Pensiamo agli architetti, per esempio, anche le note star che vengono, sono tutte pressate per produrre un prodotto che sia identitario o che cerchi di essere identitario. Yeah, but the interesting thing when we look also at the theories that talk about identity, cultural identity, and the manifestations of cultural identity in architecture and built form, we can see that most of the theorists, East and West, agree that it's a spontaneous process. You cannot force it. It happens spontaneously. Sì. Comunque, se noi guardiamo le teorie che si occupano del problema identitario e alle manifestazioni dell'identità e come queste influenzano le strutture fisiche della città, noi vediamo che comunque siano teorie dell'Oriente o dell'Occidente, tutte concordano sul fatto che in realtà il problema identitario è un problema di formazione spontanea, non può essere forzato e non può venire dall'alto. But the interesting definition which could apply to the Gulf and many urban transformations that are taking place in the Gulf is this one by Stuart Hall, who talks about the idea of being and becoming. So, and that certain groups of people or cities or communities continue to grow. So they are being something now and they aspire to become something else. Interessante, forse la più interessante definizione di questo fenomeno è quella di Stuart Hall, che parla di essere e diventare. Quindi l'identità culturale sarebbe una questione di diventare.
così come è una questione di essere, e appartiene al futuro così come appartiene al passato, questo citando Hall. Okay. So with these attempts also, we contrast this thinking of being and becoming with the idea of constructed identity, idea that the manifestation of identity is either forced by clients or forced by real estate developers, and people end up believing what is being promoted by real estate developers. In contrasto a questa idea dell'essere e del diventare, che è quella poi spontanea in qualche modo, noi vediamo che ci sono delle forze, che sono le forze del governo, ma anche quelle dell'immobiliaristica, eccetera, che spingono invece per una identità costruita ex novo. And within this discussion about constructed identity versus spontaneous identity, we can see dialogues in buildings about tradition, modernity, and how trying to strike a balance between tradition and modernity could create an authentic identity. Dunque, fra queste due teorie opposte di identità costruita e identità spontanea, vediamo che ci sono però delle posizioni intermedie che cercano di conciliare il problema della tradizione e del transfer di queste tradizioni nella modernità. Okay. And this is reflected in a number of efforts, architecture efforts at the building scale or at the place typology scale, as we call them. One way of trying to reflect cultural identity is to look at the past and look at the history and refurbish the history and try to project it for contemporary use. Dunque, abbiamo quindi diversi tentativi di conciliare questo problema della tradizione con l'innovazione, e che sono indirizzati o utilizzano il principio di scala o il principio di tipi edilizi, eccetera, eccetera. E fra questi un'idea che in qualche modo recupera l'architettura dalla storia e tenta di rinnovare, rinnovare come un appartamento, se volete, no? Quasi come un appartamento, queste idee e proiettarle quindi nel presente e nel futuro. Yeah, and that's one level. And there is another level which is trying to still recycling the vernacular and bring the vernacular architecture or the historical architecture back to the present. When you look at an image like this, you would think that this is historical. This is very new, less than 10 years old, and the whole idea is to copy elements from the past and paste them in new buildings. So this is copy-paste, basically, cut and paste from the old, which is one of the approaches. Of course, we're not saying this is good or bad or right or wrong, but it is one of the approaches. Sì, non diamo giudizi di qualità rispetto ai diversi approcci che si possono avere con la storia. Questo è un secondo approccio che in qualche modo ricicla il linguaggio vernacolare, lo riporta al presente, in fondo attraverso un'operazione molto simile al copia e incolla, no? E vedete questo edificio che sembra un edificio storico, ma in realtà ha 10 anni. But sometimes the copy-paste really reach a level which is very primitive and very naive. Like this is an Islamic cultural center in Doha, and is bringing a minaret that existed in other cultures, neighboring countries, and that's existed in Iraq, for example.
and it existed in a mosque, and this is a cultural center, not a mosque, so why would you put a minaret to a cultural center? Qualche volta questa operazione di copia e incolla raggiunge livelli primitivi, anche un po' volgari. Un solo esempio, qui a Doha vedete un centro culturale che sostanzialmente mette insieme un edificio abbastanza banale e poi un minareto sul tetto che in realtà è una citazione quasi molto, molto uguale a un minareto che esiste a Samarra in Iraq, no? Allora, ma oltretutto quella è una moschea, questo è un centro culturale, quindi in realtà sono operazioni molto anche... We can see also, if we look at the office building to the right, trying to establish a clear contrast between the modern and the historical. But still, when we look at the historical, it's borrowed from Mamluk architecture in Cairo. This is not related to the Gulf, the one to the right. The one to the left is a commercial center in Kuwait, which is trying to abstract historical elements to work for the current and present use. Voi vedete due edifici, il primo a destra che è un edificio residenziale di Doha che cerca di combinare insieme l'idea di storico e di moderno attraverso l'uso dei materiali, anche degli stilemi dell'iconografia, un edificio che sembra, la cima sembra un pezzo di New York, la base vorrebbe essere un pezzo di una città islamica, ma in realtà araba, locale, ma in realtà non è locale, è una citazione di architettura mamelucca del Cairo. A sinistra l'operazione è un po' diversa, c'è la citazione di alcuni elementi, no, storici, no, in particolare quelle strutture che si chiamano Malkaf, che sono delle torri del vento locali e che però sono messe sopra un centro commerciale che oltretutto non funzionano, non ha quella funzione, fatto puramente decorativo. No function for it, Sì. yes. One of the authentic attempts also that we can see, and it's really very important project, it's one of the important revitalization, urban renewal projects, which was also in Doha, was trying to simulate the urban fabric of old cities, the idea of narrow alleys and courtyard housing, all of these ideas. It was translated at a master plan level, and this is a personal judgment, in a very reasonable way. But when we look at it in 3 dimensions, it's not as it looks here. So I don't know, Professor Attali, you might have... No, I will translate. No, questo è un caso molto positivo e anche interessante, dobbiamo dire, rispetto al panorama. È un quartiere che si chiama Musheireb, si trova a Doha, nella città storica, che però diciamo questa parte è andata via, è andata completamente, però c'è stato un tentativo molto interessante da parte dell'autorità, del governo, della sceicca in particolare, di ricreare un quartiere che non solo aveva il sapore della città araba, ma anche certe qualità nella gerarchia delle strade, nell'uso di certi tipi edilizi, e così via, insomma, quindi a livello per esempio di impianto fatto da una compagnia inglese molto Morris, I think, Morris. Eliza Morris. Yes, the company. Quindi c'è stato un lavoro molto interessante a livello di piano regolatore, cercando di riportare certi aspetti qualitativi della città araba, secondo me con successo. Sull'architettura evidentemente si possono avere delle riserve, anche perché non ha molto carattere arabo, ma è una buona architettura. But it's a good architecture, by the Yes, way. it's very high quality. Not Arab, but good. Yes, yes. Okay. One of the issues is that when I look, and this is a personal thing and it's part of the discussion, when we look at the urban fabric, it's really very relevant to the context. But when we look at it here,
it becomes something else. It became, you know, different interpretation of the Arab city or portion of the Arab city. We can see international architects also trying to have their own version and their own interpretation of what is the local climate, what is the local tradition, and how we can project this in new building. This is Arata Isozaki in Liberal Arts and Science Building in Qatar Foundation. Al tempo stesso vediamo quello che è l'interpretazione di quello che è lo spirito della città e dell'architettura araba da parte di alcuni architetti internazionali molto famosi come Yamazaki. Questo è un centro culturale della Qatar Foundation, di quello che potrebbe essere il clima, di quello che può essere lo spirito dell'architettura araba, eccetera. We can see this is also another example of Texas A&M University. Legoretta, Ricardo Legoretta, one of the important Mexican architects, is bringing his own interpretation and his own version, trying to look at Islamic geometrical forms and integrate that with his own interpretation, and even using Mexican colors and the buildings. Sì, questo è un edificio interessante perché è una facoltà straniera, Texas University, che si trova all'interno di Qatar Foundation, questo hub culturale universitario che si trova a Doha. E questo architetto Legorreta, bravo, è messicano, in qualche modo combina quella che è la sua visione del mondo locale, il mondo anche di deserto, mucchi di sabbia piramidali, vedo io, mi sembra, quindi c'è questo tentativo di interpretare questo, ma poi mantenendo anche il proprio carattere, personalità che è messicana, e i colori decisamente non sono quelli locali, sono del tutto molto messicani. Yeah. We can see also this contrast where the image of the building from inside reflect local traditions, but the outside reflect the global condition. Ci sono poi edifici che all'interno riflettono una condizione globale e all'esterno invece per esempio una locale, quindi contrasto all'interno nello stesso edificio. Yes, and this is Abu Dhabi Central Market, which was a very old area and was really of I would say of historical value, and it was demolished, and this complex is replacing it. Questo che vedete è il mercato centrale di Abu Dhabi, che era nel centro, nel cuore della città vecchia, molto interessante, completamente demolito, e questo tentativo di recuperare questa idea, diciamo, di spazio arabo tradizionale. Yes, so the entire Arabian Peninsula is now in this paradox of reflecting the global condition and reflecting local identity, and this dialogue has been there for 25 years, 30 years, and it keeps going. Still everybody talks about local identity versus internationalization and globalization. Tutta la penisola arabica soffre, diciamo, è presa in questi anni all'interno di questo paradosso tra la tendenza di produrre e di inserirsi in un mondo globale, ma anche a questo punto ma guardando al tempo stesso ad una identità locale, e questo chiaramente crea non pochi problemi e contrasti. Yeah. We can see this in Masdar City, for example. That dialogue is very visible in Masdar City, which is in Dubai, and it's trying to look at the zero waste, zero carbon use settlement, series of office buildings and housing, and a number of projects in one campus. At the same time trying to use local values, recessed cubic volumes, ornaments like mashrabeya on facades, but at the same time you can see the image of technology contrasting these attempts at local traditions. Questa è una città costruita ex novo, una città tecnologica, smart, che vuole essere totalmente
zero carbon, senza emissioni di carbone, del tutto, completamente, totalmente sostenibile, quindi totalmente da un lato proiettata nel futuro. Vedete le immagini però sulla destra di questo contrasto, proiettata nel futuro in alto e che guarda però a un suo passato, no, attraverso una serie di citazioni nelle immagini in basso a destra. We can see this again in the same cover of the image again of this presentation. That's the Islamic Museum of Art in Doha, which is really very interesting, and one can see that this dialogue was successfully reflected, trying to understand the forms that existed in the entire region, and then introduce a reinterpretation of it in this building. Il Museo di Arte Islamica di Doha, che è probabilmente il più bel edificio secondo noi, della città, riflette bene questo contrasto fra vocazione globale e identità locale, riportando poi tutta una serie di spazi che appartengono alla tradizione locale, fatti da un architetto straordinario americano. And we can see also the idea of multiple modernities. So it's not, when we talk about modernity and how cities on the Arabian Peninsula are trying to modernize themselves, we can see that there are many faces of modernity, as we've seen in the previous images and as we see in these towers. And the idea of multiple modernity is basically looking at many forces, global and local, are impacting the local context, and the reactions to these forces come in different ways, and we can see them in many examples. Sono immagini che vedete di architetture di diverse città del Golfo che fanno parlare di una molteplice modernità, ovvero non esiste una risposta unica al desiderio di modernità di queste città, proprio perché le forze che si contrastano, forze che tendono alla globalizzazione ma guardano anche all'identità locale, si contrastano, potremmo dire, con proporzioni diverse, quindi evidentemente anche con risultati diversi da luogo a luogo. And probably we are approaching the conclusion of this end of the presentation. I would say that architecture in the Gulf region and the Arabian Peninsula managed to reflect the global condition over the past 10, 15 years. Addressing the question of identity is still questionable, and whether we really need to talk about this or it should happen spontaneously, whether it happens or it doesn't happen, it's at least part of the evolution of any city and any urban environment. They managed to reflect the idea of flows. They managed to succeed in creating hubs of knowledge, hubs of trade, sport, and all of these. And these hubs are translated into specific buildings, entities, and place typologies. Dunque, in conclusione, noi vediamo che nella penisola araba queste architetture rappresentano questo, da un lato sono evidentemente il tentativo, anche in parte riuscito, di rappresentare l'idea di flusso e l'idea di hubs. E questo processo in evoluzione, tra l'altro, non sappiamo se poi in realtà per esempio sarà anche capace di recuperare l'idea veramente di la connessione identitaria locale, è la cosa ancora assolutamente in sospeso, ma certamente hanno prodotto una serie di spazi nuovi, di quartieri nuovi, che sono basati su nuove idee, eccetera, che possiamo definire come nuovi tipologie di spazio.
And this really, that success also raised a number of questions, because all of these images in terms of scale, in terms of accommodating the global flows, probably Gulf cities need to ask themselves, what is the running cost of these buildings? How can we maintain these buildings? Because we're talking about significant scale. Whether we can sustain maintaining these buildings, because some of these are glass boxes and glass towers that require significant maintenance, the impact on the environment, the impact on sustainability. These are many important questions. The idea of, as I mentioned before, the idea of parallel societies, and you don't have a homogeneous society that can collaborate and work together. One of the challenges that Gulf cities and cities on the Arabian Peninsula are facing, especially in the smaller states in Qatar, Dubai, Bahrain, is that you're designing and growing very fast without knowing who is the future society that will occupy these cities. Si aprono quindi rimangono sospese tutta una serie di questioni alle quali prima o poi dovranno dare una risposta. Questi prodotti di architetture o questi pezzi di città, che costo avranno poi? Che hanno tra l'altro un costo enorme oggi, ma quale sarà poi il costo sulla società e sull'economia? Come potranno essere mantenuti, visto che spesso sono delle grandi scatole di vetro che hanno una dispersione, un costo energetico spaventoso. Qual è la reale sostenibilità di questa architettura e di queste città? Dal momento che tutti parlano di sostenibilità, tutti affermano di essere sostenibili, ma diciamo, in realtà poi ci sono molti dubbi che effettivamente lo siano. Quale sarà l'impatto di questa architettura poi sulla società stessa, che ancora è una società fatta di società parallele che non si incontrano e che spesso non vivono insieme, ma una vicino all'altra. Quindi si aprono molte sfide per le città del Golfo, perché insomma, stanno progettando delle architetture delle città in una condizione in cui c'è una tale velocità di crescita per cui non si riesce a capire che cosa veramente sarà tutto questo domani. So yes, thank you very much, and thank you, Professor Petruccioli, and thanks for having me. Grazie. We have questions if we... Yes, but only a few minutes because it's already late. Already almost late. Okay. But se c'è una o due domande possiamo... Thank you, Professor Sanal, for your Francesco Musoma, research at the University of Exeter. My question, I think, something that emerged... You want to come here? I think one of the interesting things that emerged from your talk is the necessity of these cities to constantly reinvent themselves to be competitive on a global scale. And I was wondering if you could say a little bit about the newer cities in the region. I'm thinking of the King Abdullah Economic City in Saudi, for example, or the mega project NEOM with the line and all these new projects. Are they going to push Doha or Dubai to reinvent themselves again, or are they going to sort of work together in what they're already trying to achieve? As an expectation, I would say competition between the cities on the Gulf will continue to take place. The new projects in Saudi, especially King Abdullah University, is definitely one of the successful projects that reflect the idea of knowledge hubs.
and the whole thing was to extend the north of the Western Province up north and basically establish this hub, establish an international presence and international credibility in science and education. So I see these projects as successful projects. Architecturally, we don't know yet, because one of the important things is that we can get our knowledge about architecture from what is written in magazines. That's one level. But also we can get our knowledge about architecture, and architecture is the success of buildings, by really evaluating them. And when buildings stay long period, they acquire meaning. And when they acquire meaning, even if you don't like them now, when they acquire meaning, then it means that they basically manage to establish an image and a presence in the mind of people. So I don't know much about the project, Naomi, enough to be able to say or predict. I know it's an important effort, but how it's going to reflect the local culture, the local identity, match the country's aspirations, it's not clear yet. Thank you very much. Mimmo. I'll try. Prima in italiano, poi te lo traduco. Una riflessione. La gestione dei flussi, no? È il rapporto con lo spazio pubblico, cioè nel mondo arabo, nella città islamica, ha poca confidenza negli spazi pubblici, sulle modalità che riescono in qualche maniera poi a legare tutta la città, no? Ecco, su Doha per esempio c'è stato solo un grande intervento, almeno in memoria, che è quello di Jean Nouvel sulla costa, che ha cercato di unificare la città. Però ecco, mi sembra che risponda più a quella visione di vista d'insieme, dal mare, dal waterfront, no? Di cercare di unificare la città, più che dare un significato di connessione diretta con tutto il resto della città. Anche tutto lo spazio pubblico, le strade, non le vedo amalgamate, ma questo forse è una netta conseguenza della concezione della città islamica? He says basically that in Doha, for instance, you have the impression that the spaces or the public spaces that in reality should connect, the very parts, in reality almost don't exist, besides the tentative made by Jean Nouvel of creating the corniche, for instance. But otherwise, that's but the impression is that. But he is asking, is that because it's also a feeling and a tradition that belongs also to the traditional Arab city, that in the space, the public spaces don't have that emphasis, that narrow lanes and so on. But not, I'm translating for him, so no problem, and then I will speak in English. So it doesn't, it's not important. And so basically, is that a problem of tradition, or it's specific of the local, of the present situation? Okay. I think the idea of public space, if we look at it in traditional Arab cities, the public space in the traditional Arab or Islamic cities is very small in terms of scale and in terms of impact on the wider understanding of the city. So it happened either associated with the marketplace or with the mosque. Yes. That's it. We don't find it in other places within the city. Maybe in cul-de-sacs and a number of houses and all of this. I would say having
large-scale place typologies taking place in many Gulf cities is creating fragmentation within the city, and that fragmentation is because of the lack of public space. Because you're avoiding now talking about traditional cities, so we're not, in discussing the Gulf in general, it's not about traditional cities. It is about a city that is trying to reflect the global condition, using some traditional thinking or traditional thoughts. Unfortunately, all of these values are not reflected at the urban scale. It is reflected at the architectural scale in some cases, whether at the facade level or, but never reflected in public space. So all of the attempts that are happening now in Doha, Dubai, and other cities, public space doesn't exist, and it's leading to fragmentation. So did I answer the question? Or I think so, yes. But, sostanzialmente vabbè, la domanda dell'architetto Catania era in italiano, quindi l'avete compresa, non devo tradurre. Lui si domandava se questa impressione che nella città di Doha e delle altre città del Golfo di mancanza di elementi di connessione unitaria nella città è dovuto anche a una tradizione della città araba e della gestione degli spazi pubblici della città araba oppure un prodotto moderno delle condizioni attuali. E il professor Salama ha risposto che sì, è vero, nella città islamica gli spazi pubblici veri sono pochissimi, sono in fondo alla moschea e poco oltre nel bazar e fondamentalmente poi sono interni soprattutto, no? Però diciamo in realtà questo effetto di frammentazione è un prodotto diretto, specifico proprio dalla creazione di queste tipologie spaziali nuove determinate dagli hub che di fatto sono delle monadi che non comunicano fra di loro. Ho un po' riassunto. Ok. Ultima domanda, perfetto. Un po' più su per non dare le spalle alle signore. Grazie, tanto molto interessante. Io sono una biologa. Mi chiedevo, la sanità, ci sono hubs per la salute, per la sanità medica, per la ricerca scientifica? Come sono organizzate? Perché io sono stata a Dubai, così, come turista, e ho visto solo cliniche private, con tutta una serie di professionisti, mi interessavano quelli di laboratorio perché erano miei colleghi, praticamente mi ero anche affacciata perché mi sarebbe piaciuto lavorare lì. Però ecco, ci sono hubs per la sanità, per la salute? Grazie. The lady wants to know if in the cities of the Gulf, besides all the other hubs, are there hubs dedicated to the health. Yes, okay. Because she went there and she saw a lot of private clinics, but she didn't see a real centers or scientific research dedicated to health or hospitals or structures of this kind. Okay, that's an important question. I would say some cities, a city like Riyadh has a lot of medical centers, medical research centers, not necessarily private at a national government level in Riyadh. In Dubai, it's a city built on capitalism, not based on services. So when you have a city that is built on money, then services disappear and the idea of services disappear. So I wouldn't say, although there is education city in Dubai, education city in Sharjah, with a number of universities and a number of research institutions, still not reflected in the public life.
Sì, per rispondere alla domanda, certamente sì, esistono degli hub dedicati alla sanità in condizioni anche diverse, che dipendono anche dall'organizzazione politica, se volete, delle diverse città. A Riyadh, per esempio, ci sono degli hub, dei centri che sono totalmente pubblici e che sono dedicati alla sanità. Dubai è una città totalmente capitalistica e quindi totalmente privatizzata. È chiaro che in una logica politica di questo genere i servizi soffrono e quindi di fatto poi insomma a Dubai uno se li deve pagare, questa è la verità, no? Anche se poi esistono hub come Education City sia a Sharjah per esempio che a Doha eccetera eccetera, che hanno un settore dedicato alla sanità. Prego. It's 8 o'clock, it's really late, but I think it was very interesting. Sorry for my translation. Forgive me, I did my best. I want to thank all of you. Vi ringrazio tutti per essere venuti. Ringrazio la Fondazione SECA che ci ha ospitato. Ultimo ma non meno importante il nostro relatore che è il professor Ashraf Salama di Strathclyde University. Thank you Professor Salama for coming. We have learned a lot tonight and we will have so many matters for reflect and rethink and we are going to have a dinner and then I will ask you some more questions if you don't mind. Thank you very much for having me. Grazie.